Il tartufo è come una bella donna, se te la tratti bene ti può dare qualcosa, se te la tratti male scappa, e così è il tartufo. A San Giovanni d'Asso ho incontrato di nuovo Mario, che oltre ad essere un esperto cercatore di tartufi è anche un cuoco, ha un ristorante ed è specializzato nell'utilizzo dei tartufi in cucina. Quando deve essere cucinato, il tartufo bianco non va assolutamente cotto. Il tartufo bianco va mangiato, grattato a quantità industriale, a volontà, quanto uno ne vuole più ce lo mette e meglio è. Si prende uno spazzolino che non sia troppo duro, di solito si usa o i vecchi bruschini, si chiamano da noi, o comunque uno spazzolino da denti, e sotto un filino di acqua fredda puliamo il tartufo. Poi lo appanniamo con una carta sempre bianca, perché a volte essendo un po' umido, se si usa delle carte colorate può impregnarsi il tartufo del colore della carta. Quindi sempre con un panno bianco, il panno vecchio della nonna sarebbe quello ideale, o comunque lo Scottex, però l'importante è che sia bianco. Lo sapevate che il tartufo si può abbinare anche con il farro? L'ho imparato nella cucina della Proloco di San Giovanni d'Asso. Bollentiamo, diciamo, un po' con un brodo fatto con le verdure, con cipolla, carota, sedano, burro e tartufo e un po' di panna liquida. La ricetta del buonissimo farro preparato alla Proloco contiene alcuni ingredienti che non immaginiamo. Oltre al farro e al tartufo naturalmente ci sono il burro, la panna, ma anche la cipolla e persino il brodo vegetale. Questo è un brodo fatto con tantissime verdure e fatto bollire tanto. Il fuoco bassissimo, facciamo sciogliere il burro ma non liquefatto, deve rimanere una crema. Un po' di pepe. E poi si risalta. Per un tagliolino, se si vuole un prodotto diciamo d'eccellenza, si può tirare su il tagliolino come si fa col risotto, quindi fare una base ma proprio leggerissima di un brodo vegetale, mettere il tagliolino a secco in una noce di burro e poi tirarlo su con il brodo. Se uno poi ci vuole mettere proprio un pezzettino di carne per dare un po' più sapore, lo può fare, non è vietato. A 2 o 3 minuti prima della cottura, ok, ci si mette una nocetta di burro, anche se ci si è messo in precedenza, però serve per amalgamare, ok? Quando poi siamo quasi a cottura, perché comunque il tagliolino deve essere sempre al dente. C'è chi dice di no, c'è chi dice di sì, a me personalmente piace. Una puntina di olio extravergine d'oliva di quello buono, si salta, si impiatta e ci si gratta il tartufo sopra. Per cucinare con il tartufo bisogna essere bravi a scegliere gli ingredienti giusti. Poi un altro modo, diciamo, semplice comunque per gustare il tartufo bianco è l'uovo al tegamino. Si prende una padella antiaderente, la facciamo scaldare bene, ci mettiamo 2 uova e poi dopo ci grattiamo il tartufo sopra. Il
tartufo si consuma soprattutto fresco, si possono trovare anche delle creme, ma attenzione, bisogna controllare che contengano veramente tartufo. Una cosa che io sconsiglio è usare creme di tartufo o olio tartufati, perché quelli sono veramente delle cose, è veleno per il nostro stomaco e per il nostro palato. Lì dentro sappiate che in un olio tartufato di tartufo non c'è niente. Leggere attentamente gli ingredienti, laddove c'è scritto aromi non è tartufo. Il tartufo bianco lega bene con il burro, mentre lo scorzone e il marzolino possono essere abbinati anche all'olio d'oliva. Il tartufo è composto dall'80% di acqua, l'acqua nell'olio non ci sta, si separa, non si amalgama. Quindi vuol dire che dentro a quell'olio extravergine di oliva c'è questa sostanza, il bismetiltiometano. Il bismetiltiometano è derivato dal gas metano. È una sostanza che è anche nociva, però consentita dalla legge. Il tartufo va apprezzato nella stagionalità, non si può pensare di mangiare un tartufo bianco a febbraio, perché non è un prodotto italiano, non è un prodotto della nostra terra. Io voglio ricordare che ogni tipo di tartufo, che sia marzolo, scorzone o nero peciato, ha un periodo in cui è consentita la cerca e la raccolta. A primo occhio bisogna guardare com'è il tartufo, si guarda di solito la forma e si porta al naso e si sente com'è l'odore. Se lo si vuole portare nella propria cucina, per esempio, si possono scegliere i tagli piccoli, cioè i tartufi piccolini hanno un costo al chilo molto più basso di un tartufo molto grande e molto bello da vedere. Fammi vedere a me, Mimmo. Se non abitate in provincia di Siena, abitate in altri, nelle Marche, in qualsiasi posto, andate sempre dal tartufaio. Il bosco va sempre rispettato, tanto più quando è fonte di un alimento così speciale come il tartufo. Per andare a tartufi bisogna conoscere tante cose. Innanzitutto bisogna rispettare la natura, bisogna rispettare il tartufo, perché chi ci è andato prima di noi 50 anni fa ha rispettato il tartufo ed oggi noi abbiamo la possibilità, più che la possibilità, l'onore di andare a tartufi. Io dico sempre, quando a volte porto anche delle persone che mi fanno delle domande o comunque mi chiedono cosa significa andare a tartufi è rispetto della natura. Ricordiamoci sempre una cosa, se del tartufo non ci si prende cura, delle tartufaie non ci si prende cura, noi da qui a 5 anni, 10 anni al massimo, smettiamo di andare a cercare i tartufi. Buon tartufo a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!